Buonasera amici, oggi proviamo a fare una comparazione tra due amplificatori della stessa marca ma molto diversi. Da una parte abbiamo l'MS2 Micro Pro, questo è un mini amplificatore che viene spacciato come amplificatore per chitarra, ma alla fin fine diciamo è un articolo da cazzeggio che poi andremo a valutare bene in ogni sua forma, sia del canale distorto che il canale normale, che l'ingresso per le pile, il clip che ha per attaccarlo alla cintura. E da quest'altra parte invece abbiamo un personaggio secondo me molto interessante, l'MG30 DFX della Marshall, che è un amplificatore secondo me molto interessante sia nel canale clean che nel canale distorto. Ha 4 effetti digitali, quindi ha flanger, chorus, poi ha il riverbero e il delay, che sono anche in parte miscelabili, e un canale distorto molto accattivante che può variare in base alle esigenze dei vari musicisti senza l'utilizzo di tante varie pedaliere aggiunte. Proviamo subito il nostro Marshallone. Canale clean, equalizzazione standard, mettiamo medi e bassi a metà, volume a quasi un terzo e vediamo cosa viene fuori. La chitarra utilizzata è una Epiphone Les Paul replica 1956. Proviamo il bigorde. Poi possiamo andare a miscelare i vari effetti che ci sono inseriti. Siamo partiti con un riverbero ad un terzo di valore, poi possiamo provare con il delay abbastanza interessante. E poi andando via via scorrendo i vari effetti si arriva fino agli ultimi due, che sono appunto il flanger e il chorus. Proviamo il canale distorto, vediamo che succede. Sempre a metà i vari potenziometri, a un terzo teniamo sempre il volume del nostro canale distorto. Vediamo il power chords in sol sui Jane di Loriot. Amplificatore molto interessante, senza pedane, come dicevo prima, senza pedalini per effetti e roba varia, funziona veramente molto bene. È un prodotto che si può trovare già usato tranquillamente in giro tra una cifra variabile tra i 120 e i 190-200 euro, nuovo sui 250 riusciamo a portarcelo via. È un amplificatore che ha una bella cassa armonica interna, in ABS rivestita e sviluppa 80 watt, quindi comincia a essere un buon amplificatore. Di fianco invece abbiamo l'altro personaggio che andiamo brevemente a visionare e parliamo del piccolo Marshall, eccolo qui, MS2 Micro Amp. Allora, questo piccolo amplificatore ha un vantaggio che chiaramente costa poco. Innanzitutto lo troviamo online da cifre a partire dai 23,50 euro fino ai 40-42 euro. Lo trovate in alcuni negozi di strumenti musicali anche a 50 euro, ma chiaramente comincia a essere quasi un furto per questa tipologia di prodotto. È il concorrente diretto del micro amp della Vox, quindi diciamo ogni grande marca ne ha creato uno, la Pivi ne ha fatto anche uno da 5 watt, hanno creato una linea molto economica che potrebbe essere utilizzata per testare un attimo il suono di una chitarra, oppure per gli artisti di strada che magari utilizzano questa tipologia di mini amplificatori da 3 o 5 watt per poter suonare in giro con una pila che garantisca almeno 4-5 euro di performance. E andiamo a vedere come suona. Accendiamo. Primo livello, abbiamo il volume al massimo, fa un leggerissimo fruscio perché è alimentato con un connettore esterno. Se lo amplifichiamo con la pila interna il fruscio scompare, questa piccola massa che c'è comunque con diverse tipologie di cavi, quindi resta, e vediamo che viene fuori con il canale clean, con un'equalizzazione, perché è anche una piccola equalizzazione a metà tra alti e bassi.
perfetto come suono. Ci proviamo un arpeggio. Equalizzazioni, partiamo dalla parte bassa, equalizzazione alta dalla parte opposta, andiamo sul canale distorto e proviamo sui gendi, vedete come abbiamo provato prima quel canale distorto del grande Marshall, e vediamo che succede con l'MS2 Micro Amp. Da quello che viene fuori possiamo dire tranquillamente che l'MS2 della Marshall si può considerare un amplificatore adatto al cazzeggio, ok? Mentre il nostro Marshallone di cui parlavamo prima, eccolo qua, il nostro 30 DFX, risulta comunque un buon amplificatore. Pertanto, se volete acquistare una cosa seria, prendetevi un aggeggio di questi. Se proprio non potete fare a meno di spendere dei soldi, non si sa per quale motivo, come ho fatto io d'altronde, non so per quale cacchio di motivo l'ho comprato, ve lo tenete lì a casa, ma non è che lo utilizzerete più di tanto, ok? Vantaggio è che magari potrebbe essere utilizzato come fonte sonora aggiuntiva, magari mettete un piccolo connettore mini jack di adattamento a questo ingresso jack standard e magari potreste utilizzarlo per ascoltare qualcosa, ok? Ciao a tutti!